Vediamo come viene. Ah cavolo, devo mettere... non ho messo il microfono. Benvenute e benvenuti. Questa è Parliamo di Maglia, il mio podcast. Io sono Badia Lima Martina, mi trovate su Instagram e su Ravelry. Oggi parliamo di un po' di cose. È il 12° episodio e questo 12° episodio lo sento un po' come la fine di un ciclo. Ci saranno delle novità, nel senso che potrete trovare i sottotitoli in inglese, quindi uscirà con un pochino più di tempo perché avrò bisogno di tempo per tradurre tutte le cose di cui vi parlerò. Questo lo faccio perché ho tante conoscenze, tanti amici che non parlano italiano e mi farebbe piacere entrare in un dialogo con loro e quindi insomma prenderò il tempo per fare questa cosa, quindi soprattutto insomma un pensiero va chiaramente a tutte le persone che partecipano tutte le settimane all'International Virtual Knit Night. Probabilmente ci sarà un episodio in cui, se alle italiane che non sanno di cosa si tratta può interessare, parlerò di che cos'è International Virtual Knit Night, così in estrema sintesi è una cosa bellissima. E quindi, siccome mi fa veramente piacere fare parte di quella community ed è una community che parla in inglese, con loro in mente ci sono adesso i sottotitoli. Come all'inizio di ogni stagione arriva Pom Pom, quindi oggi parleremo di Pom Pom Magazine, è il numero 29. Comunque volevo finire un po' il discorso sul 12° episodio perché 12 secondo me è un bel numero proprio per avere un ciclo che a un certo punto inizia e finisce, e i prossimi 12 episodi saranno realizzati proprio con questa attitudine in mente, cercando di proprio trovare un tema e come dire, seguirlo non necessariamente 12 mesi, ma proprio cercare, come dire, una ciclicità, fare come delle stagioni. Non so se questa cosa può avere senso, ma è una cosa che mi piaceva. Questa ispirazione l'ho avuta perché negli ultimi episodi si è creato naturalmente un tema, un filo conduttore, perché abbiamo parlato di architettura e di maglia, oltre che chiaramente di libri di maglia, e di come l'architettura si declina nel lavoro a maglia. Questo succede anche nell'episodio di oggi, perché la casualità ha voluto che un po' di quest'estate sia dedicato a un particolare tipo di materiali edili, che sono le piastrelle, le ceramiche, il mosaico e la sabbia. È un numero molto bello. Come sapete, per chi ha visto gli episodi precedenti dedicati alla rivista Pom Pom, il primo di cui ho parlato, il numero invernale, era quello che mi era piaciuto di più. Quello primaverile ho detto questo secondo me si avvicina come qualità a quello invernale, proprio perché ci sono dei contenuti che mi ha fatto veramente molto piacere trovare. La rivista in se stessa arriva in una veste un po' rinnovata, nel senso che nell'editoriale
di Megan e Lydia, ci dicono che hanno intanto aumentato un po' le pagine. Non so se si riesce a vedere, qui ne ho uno di, ecco, guarda, questo è quello di primavera, questo è quello adesso, e come dire, si vede che quello nuovo è un pochino più spesso, è quello sopra. Questa cosa gli ha dato la possibilità di fare varie operazioni, perché diciamo, oltre a questo tema appunto di architettura, di materiali, c'è un tema in cui loro raccolgono in maniera molto bella, secondo me, la discussione sull'inclusività e il razzismo che c'è stata negli ultimi mesi nel mondo, diciamo, del knitting internazionale, e la declinano nel loro stile. Quindi ci sono due istanze. Una sul tema dell'inclusività tout court è quella del fatto che, avendo più pagine, hanno potuto aumentare il font e quindi dare la possibilità, siccome è stata una cosa che è stata segnalata più volte alla loro redazione, il problema del font troppo piccolo, hanno potuto aumentare il font, quindi hanno avuto bisogno di un pochino di più pagine, e questo è un tema ovviamente di inclusività e di accessibilità alla rivista stessa. Seconda cosa, grazie all'aumento delle pagine hanno potuto inserire dei contenuti, diciamo, extra un pochino più profondi e puntuali, perché c'è un articolo molto lungo di cui vi parlerò, però insomma sono tante pagine. Io non avevo mai letto su Pom Pom un articolo così lungo. Un'altra cosa che hanno fatto per il discorso dell'inclusività, dal momento che loro hanno sempre avuto un occhio di riguardo all'inclusività, diciamo, razziale, chiamiamola così, non mi piace usare il termine razza perché è un termine, diciamo, un pochino più anglosassone, cioè race in inglese può avere senso, razza in italiano ha una sfumatura un po' diversa, diciamo etnia è meglio. Hanno sempre rappresentato le varie etnie, ma avevano, come dire, un tema ancora aperto di inclusività e di rappresentazione per quanto riguarda i diversi tipi di fisico. Quindi si trovano le modelle che hanno dei fisici diversi tra loro, e questa a me mi è sembrata una cosa veramente interessante, perché non so se state seguendo, ma un tema caldo in questo momento su Instagram è quello della fatfobia, della grassofobia, e è un problema enorme, un problema culturale, un problema sia per, diciamo, chi si identifica come donna che per chi si identifica come uomo, quindi è una cosa trasversale assolutamente. E secondo me una delle cose belle della maglia, dell'autoproduzione eccetera, è che ci permette veramente di fare degli abiti in cui noi ci sentiamo a nostro agio, cioè staccarci, diciamo, da una rappresentazione che può essere non aderente a quello che noi ci sentiamo, a quello che vogliamo, a quello che ci piace, ma abbandonare un po' il mainstream e avere veramente un empowerment da questo punto di vista. Quindi è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Dopodiché l'altra cosa che fanno, avendo più spazio, hanno fatto un bellissimo articolo sull'appropriazione culturale in generale, ma in particolare hanno fatto un'intervista lunga e approfondita alla Emi Ito. Emi Ito, Little Koto's Closet, è un'insegnante americana di origine giapponese, e questo articolo secondo me vale il prezzo, diciamo così, del biglietto, cioè il prezzo del giornale. Ve ne parlo dopo avervi parlato però dei modelli. Allora, chiaramente, essendo il numero estivo, ci sono tanti capi che vanno bene per l'estate. Io non sono mai stata finora, perché come sapete io sono una persona che lavora a maglia relativamente da poco tempo, mi sono immersa completamente nel lavoro a maglia come hobby principale nel 2015, quindi le cose che ho realizzato finora sono relativamente poche, e anche le mie capacità tecniche sono di una persona che è un'avventurosa intermedia, dice, non mi faccio spaventare ormai quasi da nulla, però ci sono delle cose che ancora non ho avuto modo di fare.
e tra queste ci sono proprio i capi estivi, per cui io non so bene valutare come mi starebbe una canotta fatta a maglia da me, come mi starebbe una maglietta a maniche corte fatta a maglia da me, e non è una cosa che ho affrontato finora, però ci sono delle cose che mi sono piaciute molto e che vi faccio vedere. Ovviamente, come sapete, come sempre potete andare sul sito di Pom Pom o su Ravelry e vedere direttamente tutto quello che c'è incluso nel numero, anche quello di cui io non vi parlerò. Quindi allora, la prima che mi è piaciuta è questa OG, vuol dire arco ogivale, una ispirazione proprio architettonica pura, l'arco ogivale. Giuseppina, se sei in ascolto correggimi se sbaglio, ho fatto uno studio, cioè tipo lampo dell'argomento. È un particolare tipo di arco tipico di Venezia che è stato mutuato, diciamo, dai Saraceni, dai Mori, e si vede anche in tutta l'arte moresca, l'architettura moresca in Spagna, tipo la Alhambra e questi posti qua. E è stata fatta da Sari Nordlund, sì, l'ho detto bene, che è una designer finlandese che ha proprio questa grandissima passione per tutte le texture, per un uso, diciamo, delle trecce molto bello, raffinato. Secondo me andatevela a vedere su Ravelry, io l'ho scoperta adesso grazie alla rivista e mi è piaciuta molto. La caratteristica molto bellina di questa canotta è che si può portare sia con lo scollo più profondo sul davanti, se uno vuole essere un po' più così, come dire, accattivante, diciamo così, oppure se uno vuole essere un pochino più, come dire, proprio non mostrare tutta la mercanzia a chi passa, si può mettere lo scollo un po' più profondo dietro. Non so voi, ma io è una cosa che faccio normalmente con le canottiere anche che compro, cioè se non ho voglia, come dire, di avere lo scollo, le metto davanti di dietro e me le tengo un po' più su, oppure me le tengo un po' più giù, cioè proprio non mi faccio nessun problema. E questa mi è venuta voglia di farla, mi è venuta proprio voglia di farla. Dice un ottimo layering piece, cioè una cosa per mettere tipo, che ne so, qua sotto questa camicia di lino, starebbe molto bene. Il filato consigliato si chiama Yoth Yarn, anche questo non lo conoscevo, sono andata proprio velocissimamente sul loro sito per vedere questo tipo di filato che cos'era. Questo si chiama Best Friend ed è un cotone con 25% di lana, mi è garbato, mi è piaciuto. Poi l'altro che mi ha ispirato proprio per la forma che ha è questo Fayence di Soraya Garcia e è fatta con una Merino Sport della B&M. Fayence, anche lì ho fatto, diciamo, una ricerca velocissima per capire di che cosa si trattasse. È la maiolica, è un termine per dire maiolica, deriva tra l'altro da Faenza, cioè il nome proprio deriva da Faenza, la città italiana, ed è una tunica e secondo me la caratteristica molto bellina è questo dettaglio qua, cioè questa come è costruita qua. Questo mi piace parecchio, anche il motivo sembra semplice ma proprio una di quelle cosette che è bello avere sui ferri, ed essendo fatta di merino sport comunque insomma te la puoi portare eventualmente anche verso l'inverno. Sì, perché diciamo c'è dritti, rovesci e poi maglie gettate, yarn over, e quindi, come dire, non ci sono dei grandi intrecci, ma è una di quelle cose che insomma ti impegnano senza sfinirti, ecco. Personalmente sono i tipi di lavoro che mi piacciono di più. Ecco, questi due sono quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto. Poi un'altra cosa molto carina che c'è in questo numero è un tutorial per farsi una borsa portaprogetto con stampa. Questo mi è interessato perché, come Arianna sa dal mio ultimo commento che ho lasciato al suo video, io vorrei imparare a cucire. Purtroppo io vivo in una casa piccola in cui non ho uno spazio mio per, diciamo, fare
le mie cose di artigianato, di maglia, di cucito, sperimentare volendo lasciare lì, e ho, come sapete, pochissimo tempo. Quindi la maglia ha un grandissimo vantaggio per me, perché io la prendo, la mollo, la riprendo e è sempre a disposizione. Non è che devo prendere una macchina da cucire, metterla sul tavolo, mettermi a cucire, sistemare tutto, poi dopo un'ora smonta tutto, metti tutto a posto. Ecco, questo, anche data la mia natura estremamente disordinata e un po' caotica, mio marito, come dire, lo sa e mi ha preso così, è un pochino difficile, quindi sono un po' intimidita. Però questo è un progetto talmente piccolo, ma comunque molto grazioso, e con anche questa cosa in più del darti la tecnica per stampare i tessuti, che proprio mi ha molto incuriosito, mi è piaciuto. Ok, dopodiché va bene, ci sono i pattern che come sempre sono spiegati molto molto bene, le foto sono belle, questo discorso del font più grande, veramente why not, molto molto interessante, molto giusto, molto bello. Poi ovviamente c'è anche sempre la possibilità di fare col PDF una stampa, cosa che sapete che io faccio sempre, perché così uno ci fa gli appunti, fa i suoi conti se vuoi fare delle modifiche. Insomma, io preferisco sempre lasciare, diciamo, le copie di carta quando è possibile intatte e procedere con la stampata su fogli di brutta. Ok, allora parliamo dell'articolo. Come vi dicevo prima, Emi Ito non è, cioè anch'io devo decidermi su cosa dirvi e cosa non dirvi. Allora, prima di tutto Emi Ito non è una knitter, non è una nel mondo del crafting. Emi Ito è una persona di origini giapponesi che vive in California e fa l'insegnante, e come persona che ha lasciato la sua cultura d'origine e la sua patria, chiamiamola così, è molto sensibile al tema dell'appropriazione culturale per quanto riguarda la moda. Ora, io personalmente vivo in una città che si chiama Milano, che ha fatto della moda, non è che ha fatto, la moda a Milano è un cavallo di battaglia, è quello che insieme a poche altre cose traina questa città, che in questo momento traina anche tutto il resto della baracca, se vogliamo proprio dircela a voce alta. Quindi mi guardo intorno e vedo delle cose, vedo dei problemi, sento parlare le persone. Questo tema però da noi non è ancora stato affrontato assolutamente, ma forse è anche giusto così, perché Milano è la capitale della moda, ma di una moda molto mainstream, di una moda molto industriale, di una moda, come dire, che non viene dal basso ma viene dall'alto, no? Ci sono le grandi case di moda che ti dicono come ti devi vestire, quanto devi essere magra, qual è il colore della stagione, che vestono le signore sui red carpet. Insomma, parlano a un pubblico che non è proprio quello dello slow fashion o del crafting o delle persone che si fanno i vestiti da sola. Ecco, io penso che il fatto che nell'indie, diciamo, ci sia un tipo di discussione è un'ottima premessa perché questo tipo di discussione si poi trasferisca anche nel non indie, ok? Perché il mercato poi a un certo punto assorbe certe istanze, certi discorsi. Come li assorbe, come dire, incassa il colpo, non lo so, non ho risposte su questa cosa. Comunque, fatto sta che lei tornando a noi, ha cominciato in maniera molto gentile ma ferma a fare presente a designer, a
persone che si occupavano di collezioni, a tutta una serie di realtà, di soggetti che insomma il modo in cui si comportavano e in cui nominavano i loro capi non era né aderente alla realtà di quello che stavano facendo, perché magari chiamavano kimono una cosa che proprio kimono non era, e parallelamente, ma anche si collega questa cosa al fatto che poi non sei rispettoso del kimono in sé, ok? E questo, insomma, secondo me, cioè sono delle riflessioni che può essere importante fare. Intanto a me è piaciuta molto perché non dà risposte, cioè lei dice: se tu vuoi una checklist da sbarrare e dire sono stata brava perché ho fatto punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, siamo fuori strada. E questo secondo me è molto interessante, però diciamo che ti indica un po' il sentiero, facendo riferimento a studiosi, a alcuni concetti. Il concetto secondo me più interessante e più utile per chi non vuole incorrere nella trappola dell'appropriazione culturale sono le 3 S di Susan Scafidi, che è una professoressa di legge alla Fordham University, che non so dove si trovi, ma magari ve lo faccio trovare. Queste 3 S sono source, quindi sorgente, fonte, significance, tra parentesi sacredness, cioè cosa significa questa cosa e se questa cosa ha un significato sacrale, di sacralità, e similarity, quindi somiglianza, direi così. Poi sviluppa questo concetto in questo modo, ve lo leggo traducendolo diciamo all'impronta, cercando di ridarvi un po' il senso di quello che è stato scritto. Dice: la comunità di origine è stata invitata in maniera strategica o direttamente a condividere questo specifico aspetto della propria cultura, e questa cultura da cui stiamo prendendo questo elemento ha una sua storia di sfruttamento doloroso o come dire discutibile, prima cosa. Quindi questa era fonte, quella di cui abbiamo appena detto, cioè questa cosa che sto prendendo, da dove la sto prendendo, da che cultura la sto prendendo. Questa cultura è una cultura che ha sofferto, la sto coinvolgendo questa cultura, mi sto ponendo le domande giuste rispetto a questa cosa. La prima cosa che a me mi viene in mente, specialmente in questo clima di temperie, di tempesta mi viene da dire, politica che stiamo vivendo noi in Italia, tra parentesi, tra le cose che ho fatto, è stato andare a votare e ho avuto il mio momento, come avrete avuto anche tutte voi sposate o ex sposate, cioè veramente racconto dell'ancella, in cui ho visto Martina Badiali in Il cognome di mio marito e mi sono tremate le ginocchia. Comunque questa è una cioè non voglio entrare in questo discorso, ma per esempio, ecco, per tornare alla fonte, quando uno chiama una cosa gypsy, quindi con riferimento a una cultura zingaresca, rom, sinti, chiamiamola come vogliamo, mi sono fatta tutta questa serie di domande. Questa cultura è una cultura che ha una storia di sfruttamento, sopruso, emarginazione sistematica, persecuzione, campi di concentramento, deportazione coatta, esclusione dalla società, eccetera, eccetera. Mi sono posta queste domande? Sì, no, forse, non me ne frega niente. Ecco, questo è per dare un esempio, un contesto. Seconda S, significance e sacredness. Quando io prendo questo elemento della cultura, qual è il significato culturale di questo specifico elemento? È un oggetto di uso comune, un'immagine, oppure è una cosa religiosa che, come dire, richiede un approccio rispettoso,
diverso da quello che io do alla tazza in cui bevo il caffè tutte le mattine. E questo per fare un esempio, si vedono continuamente, ciclicamente. Di questo devo ringraziare per avermici posto l'attenzione Whitney, vi lascio il suo Instagram, è una persona fantastica, vi consiglio di seguirla. Si vedono continuamente delle campagne pubblicitarie da noi di moda che coinvolgono i nativi americani e per esempio si utilizzano i loro copricapi di penne. Anche lì mi sono fatta la domanda, non me la sono fatta, non me ne frega niente, ok? Questo sia nel mainstream che in tutto l'indie, sottobosco. Terzo punto, similarity. Quanto quello che io produco è uguale a quello da cui ho preso la mia ispirazione o di cui mi sono appropriato? Cioè, è proprio una copia carbone oppure c'è qualche tratto, c'è uno schema di colore, c'è una situazione così. Terzo esempio che mi viene in mente proprio così su due piedi, io ho delle tovagliette comprate inconsapevolmente in un grande magazzino multinazionale svedese, e non ha bisogno, come dire, che io lo citi per essere noto e per avere un giro d'affari enorme, e degli amici argentini mi hanno detto: ah, bello questo motivo, è proprio uguale a uno peruviano che abbiamo visto quando siamo stati in bicicletta in Perù. L'hai preso da un peruviano? E io gli ho detto no, veramente l'ho preso nel grande magazzino svedese. E lì, come dire, facciamoci una domanda e diamoci una risposta, perché loro l'hanno preso, il motivo tradizionale peruviano, l'hanno sbattuto sulle loro tovagliette che io macchio di caffè la mattina e che su cui le mie figlie sbrodolano i loro biscotti. Non è che si sono ispirati, cioè l'hanno fatto pari pari, ok? Ora, chiaramente magari bisognerebbe capire le altre 3S, cioè questa cosa quanto ha a che fare con lo sfruttamento di queste popolazioni, di quale popolazione stiamo parlando magari in particolare, perché il Perù è enorme, e se questo motivo ha un significato particolare per quella specifica situazione peruviana. Comunque, secondo me, queste 3S bisognerebbe che, appartenendo noi a una cultura dominante, perché per favore piantiamola di pensare che noi poveri italiani siamo ai confini dell'impero e quindi non abbiamo questi problemi, soprattutto oggi, al momento presente, anno 2019, apparteniamo all'Europa, che è un posto, come dire, avanzato nel mondo dal punto di vista dell'economia e estremamente avanzato dal punto di vista del benessere, quindi direi che non ci si può nascondere dietro un dito rispetto a queste cose, e il fatto di partire dal basso secondo me è una bellissima cosa. Comunque niente, poi si va avanti, per esempio c'è un discorso di come fare le cose bene, e sostanzialmente la risposta che dà lei, almeno quello che ho capito io leggendo, è che la chiave è l'inclusione e il dialogo. Va bene, comunque questo sono i miei 2 centesimi per oggi. Purtroppo, insomma, io ho delle opinioni molto, molto precise su questi temi, mi spendo perché certe cose vengano alla superficie e secondo me, insomma, è importante parlare di queste cose, anche in un ambito che è quello di un hobby, che è quello di un passatempo. Comunque, adesso vado alla terza sezione di questo episodio. Ok, allora, dunque, dopo la pesantezza, cioè veramente la pesantezza che abbiamo avuto dalla mia spiega infinita sull'appropriazione culturale, veniamo a noi, perché ci sono state delle cose anche belle, appunto, a parte l'angoscia, i cani che abbaiano, l'angoscia del voto, che per me è stato traumatico, ragazze, ve lo dico, cioè non so voi come vi sentite, io, cioè, non lo so, sono un po' sconfortata.
andrà come deve andare, va bene. Cosa è successo però dal punto di vista della maglia e dal punto di vista delle cose belle e leggere? Allora, numero uno, non sono andata avanti per niente con i miei lavori, ma proprio per niente. Cioè, per niente no, ho finito il corpo del Silver Forest, sto facendo a rilento le maniche, ma a rilento proprio in una maniera terribile, ve lo faccio vedere un istante. Eccolo qui. In realtà mi cade molto bene addosso, mi piace. Questa è la manica che sto facendo, qui c'è l'altra manica che manca. Magari al prossimo episodio sarà finito, chi lo sa. E sto andando avanti anche con la mia sciarpa, la zigzag scarf. Insomma, piano piano l'MLM ce la riesco a fare. E cosa volevo dirvi? Perché cosa è successo, per parlare un pochino della mia vita? Come sapete ho cambiato ufficio e sto facendo un lavoro molto bello, molto interessante, finalmente faccio un lavoro creativo, ma io, come dire, o ho fatto dei lavori molto impegnativi, tipo che mi levavano proprio qualunque tipo di senso di me stessa, oppure nell'ultimo anno ho fatto un lavoro d'ufficio proprio basic, totalmente basic, che mi lasciava, come dire, tutto lo spazio di immaginare, fare, brigare. Adesso mi sto assestando su questo nuovo lavoro comunque creativo, il fatto di dover impiegare la mia creatività durante l'orario di lavoro mi fa arrivare a casa un po' spompata, e questo anche sarà, come dire, un fil rouge per i prossimi 12 episodi, cioè ci vorrà più tempo non solo per i sottotitoli, ma proprio perché mi prenderò necessariamente degli scaglioni più ampi per registrare, vedere le cose che mi ispirano. Cioè Pom Pom mi è arrivato quasi 10 giorni fa, l'ho aperto oggi per guardarlo, proprio perché non ho l'energia di ricevere nuovi stimoli e tirarli fuori, perché al lavoro ho 1000 stimoli creativi, sono super focalizzata, perché poi io ho il mio orario, cioè non è che posso star lì o acchiappare le farfalle, devo essere sul pezzo e devo produrre quello che devo produrre, quindi poi mi ritrovo che arrivo a casa e non ho voglia di cioè, diciamo, l'hobby creativo poi va proprio giusto nello sferruzzo. Però cosa è successo? È successa una roba inaspettata, cioè ho vinto un giveaway, non mi era mai successo nella vita. Ma non è che l'ho vinto perché io ho partecipato, ho vinto perché l'ultimo giveaway di Drops diceva: commenta con qualcuno con cui vorresti dividere. Io ho commentato, ma in realtà ha vinto la mia amica che mi ha citato, quindi io, anche se non avessi partecipato, avrei vinto lo stesso. È stata una cosa pazzesca e ho vinto una montagna di lana. L'universo mi dice che non avevo abbastanza lana, non lo so. Comunque è la Drops Flora e sono 1, 2, 3 e 4 pacchi, per un totale di circa, sono 4, 8, 12 più 4, 16, ma le tabelline non le ho mai imparate, sono 23 gomitoli che mi sono arrivati di Drops Flora. Cosa ci farò ancora non lo so, perché io ho la mia Make 9 Challenge che voglio portare fino in fondo quest'anno, quindi prima voglio finire le cose che mi sono data da fare per quest'anno e poi farò nuove cose. Poi ho trovato usato a un prezzo stracciato su internet questo, Hand Knitting with Meg Swanson. Siccome ci sarà il retreat, il raduno di Elizabeth Zimmerman a settembre e ci sarà lei, volevo arrivare preparata e soprattutto avere un supporto per l'autografo, perché io sono una fangirl, lo sono e lo sarò sempre. Cioè, guardate questa donna, è meravigliosa. E quindi niente, me lo farò autografare anche se è usato. Tra l'altro è tutto appiccicoso, quindi un'etichetta che è stata staccata, devo pulirlo, insomma. Però ho acquistato questa cosa, magari potrei parlarvene. L'ho un po' sfogliato, ci sono delle cose che mi piacciono da morire, che voglio fare e che probabilmente alla fine farò per me, perché l'ho proposto, gli ho detto a mio marito: ma non ti piacerebbe questo? E lui mi fa: no. E allora arrangiati.
Poi ho fatto un acquisto di lana, il secondo quest'anno, però voglio dire il secondo e siamo a giugno, ragazze, cioè possiamo dirlo a voce alta che sono stata brava. E mi sono comprata un kit di Alice Star. Forse si è visto anche il mio indirizzo, mi sa che dovrò toglierlo. Comunque niente, ve lo mostravo ma senza mostrarvelo, perché voglio fare questa per una persona special in my life. Farò questo Oregon Vest e mi sono arrivati i Virtual Yarns e ragazze, cioè parliamo di livelli altissimi, è meravigliosa questa lana, è una cosa, è un sogno, è stupenda, è... non lo so, i colori sono... questo si chiama Pebble Beach, cioè tipo spiaggia di ghiaia, è una cosa... questo si chiama Lapwing, cioè è un colore fuori dalla grazia di Dio. Ero quando mi è arrivata. Farei un maglione monocromo di ciascuno di questi colori e invece potrò usarli tutti insieme, è meraviglioso, è stupendo. Questo viola, scusate, parliamone, cioè sono felicissima e sono super motivata a finire questi cazzo maglioni che devo fare, che ho deciso l'anno scorso, però io poi quando decido mi fisso e quindi devo fare quello che ho deciso. Sono fatta così, sono fatta malissimo da questo punto di vista, sono un po' rigidina e quindi niente, praticamente, cioè sono super motivata ad andare, però dall'altro canto sono spompa quando arrivo a casa, non ho energia. Va bene, io la finirei qua. Non so, ditemelo voi, la finiamo qua? Per oggi la finiamo qua. C'era altro di cui volevo parlarvi? Ah sì, una cosa carina che vi volevo dire, una cosa carina ma importante, per chi è arrivato fin qui, quindi alla fine di tutta questa cavalcata di argomenti, modelli, filati, progetti, eccetera, eccetera, ho notato che alcuni di voi mi fanno delle domande. Allora, per onorare di questa situazione di cicli che ho intenzione di implementare, vi chiederò ogni 12° episodio di farmi delle domande. Poi, come dire, sta a me decidere a quale rispondere, a quale non rispondere. Comunque, se volete farmi delle domande, ovviamente attinenti all'argomento, cioè tipo di che colore ho le mutande, non lo so, se vi va di chiedermelo, chiedetemelo, poi valuterò io se rispondere, ecco. E così io poi nel primo episodio del nuovo ciclo vi rispondo. Che ne dite? Che ne pensate? Adesso voglio sbaraccare tutto così mi godo ancora questi 10 minuti di libertà e magari, non lo so, mi guardo un episodio di Katie Green, l'ultimo che è uscito. Vediamo un attimo se mi piglia bene o non mi piglia bene. Dai, vado via. Ciao, ciao, ciao. Vieni qui.